Manca poco ad una delle maratone più attese dell'anno, la Maratona di Londra 2019. Sarà una gara da non perdere per tutti gli appassionati di corsa e in questo video ti spiegherò il perché. Il 28 aprile a Londra si correrà la regina delle distanze, la maratona. È probabilmente una delle gare più belle e partecipate al mondo e non a caso fa parte delle Major Six assieme a New York, Boston, Chicago, Berlino e Tokyo. Ma ciò che renderà questa occasione ancora più attesa delle precedenti è il confronto tra i due dei runner più preparati e forti del momento. Sto parlando di Eliud Kipchoge e Sir Mo Farah. Se non ci saranno imprevisti o sorprese, dunque è molto probabile che il gradino più alto del podio vada a uno di loro. Anche se, come ben sappiamo, la maratona è lunga e può succedere di tutto. Ma chi sono questi due runner che stanno facendo parlare i media di tutto il mondo? Innanzitutto cominciamo con il dire che non è la prima volta che entrambi i corridori si trovano sullo stesso tracciato. È infatti successo l'anno scorso proprio a Londra, che ha visto la vittoria di Eliud Kipchoge. Tuttavia Mo Farah si è dedicato nell'ultimo anno e mezzo esclusivamente alla maratona, abbandonando distanze come 5.000 e 10.000 dove ha vinto tutto ciò che c'era da vincere e ha ottenuto il suo successo. Ora il suo obiettivo è molto chiaro, vuole replicare quel successo anche nella maratona e per farlo ha addirittura cambiato allenatore. Dopo anni infatti sotto la rigida guida di Alberto Salazar, Sir Mo Farah ha deciso di affidarsi per allenare le sue maratone al coach Gary Logg, marito e coach della forte e famosissima runner Paula Radcliffe. Ora, dopo un anno passato ad allenarsi strenuamente per raggiungere l'obiettivo di vincere la maratona di Chicago nel 2018 e dopo molto tempo passato ad allenarsi tra gli altipiani dell'Etiopia, chissà quali sorprese ci potrà riservare. Inoltre Londra è la sua città e sono certo che sarà più che motivato a lottare fino all'ultimo. Diversamente da Mo Farah, Kipchoge è un veterano di questa distanza, avendo vinto ad oggi quasi tutte le gare a cui ha partecipato, tra cui spiccano un oro olimpico a Rio 2016 e il record del mondo alla Maratona di Berlino 2018. Maratona di Berlino dove ha tagliato il traguardo con un sensazionale tempo di 2 ore, 1 minuto e 39 secondi. Ma Eliud non è un runner eccezionale solo per le sue qualità fisiche. Ciò che lo rende ancora più straordinario sono la sua umiltà e la sua dedizione alla corsa. Fermo sostenitore che l'essere umano non ha limiti, Eliud allena tanto la mente quanto il suo corpo. Tanto da fare dell'atteggiamento mentale la sua vera forza. Ovviamente considerando che si tratta di uno degli atleti più forti al mondo che possiede una tecnica di corsa eccezionale e un motore aerobico spaventoso. Non sappiamo bene con quale obiettivo approccerà Londra, se per cercare un nuovo record del mondo o meno. Di sicuro, se le condizioni lo permetteranno, darà il suo massimo e credimi, anche solo per vederlo correre vale la pena seguire la gara. Due atleti e due personalità molto diverse quindi alla linea di partenza. Mo Farah un personaggio più pubblico se vogliamo, desideroso di dimostrare quanto vale nella maratona. Kipchoge molto più riservato, un runner umile e silenzioso che però sta scrivendo la storia della corsa. Chi vincerà? Sinceramente non mi importa, la bellezza di questa gara sarà nell'osservare delle prestazioni al limite delle capacità umane. Nell'emozionarsi per la grinta di Sir Mo Farah, nell'osservare la tecnica pulita e la forza mentale di Eliud Kipchoge e chissà, magari nel meravigliarsi per un risultato inaspettato. E poi per rivivere tutte queste emozioni nella corsa. E beh, guardare una bella gara a me mette sempre voglia di correre. Non mi resta quindi che augurarti buone corse e mi raccomando, goditele. Se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti al nostro canale YouTube per ricevere ogni settimana video straordinari sulla corsa. Metti un mi piace, condividi questo video con tutti i tuoi amici e mi raccomando, lasciami un commento per dirmi che cosa ne pensi.